Ciao a tutti. Lo stadio più grave è quello del narcisismo maligno, un aspetto di psicopatia che sopraggiunge nel momento in cui Narciso mostra un'incapacità totale di provare sensi di colpa, di rimpianto e di rimorso, sino a giungere ad una malvagità profonda. L'astio che proviene da una ferita narcisistica è costantemente un sentimento insopportabile e quasi impossibile da tollerare. L'accusa e la rabbia risvegliano la violenza sino al punto di farla divenire incontrollabile. Tali sentimenti distruttivi sono per lo più improvvisi e violenti. L'obiettivo del narcisista, quando uccide, è di annullare quel legame così ostile che lo unisce interiormente alla sua vittima. Il momento più pericoloso è quando la partner non è più propensa a farsi manipolare e si ribella. Un individuo con una personalità narcisistica maligna, psicopatico antisociale, è di una pericolosità talmente estrema che arriva al punto di uccidere. Tuttavia, per riconoscere un soggetto capace di commettere un omicidio, è opportuno tenere presente alcuni dettagli che sono di una rilevanza significativa, come ad esempio narcisismo, un'alta carica di aggressività e autolesionismo. Ma non solo, è necessario capire da quanto tempo il tale individuo è affetto da squilibrio mentale, in conseguenza all'abbandono, e che cosa si attiva nella sua psiche, e questo purtroppo è quasi sempre imprevedibile. Ma scopriamo i segnali di pericolo. Disturbo di personalità narcisistica. Inclinazione della personalità seriamente paranoide. Atteggiamento introverso e asociale già dimostrato, presente fin dall'infanzia, facilmente ed erroneamente interpretato come indole problematica. Comportamenti sadici nei confronti di persone e animali. Odio e aggressività, sia espliciti che impliciti, nei riguardi degli altri e verso se stessi. Pertanto tali caratteristiche determinano un grave disturbo patologico del superego, che evidenzia un insieme di elementi come la disfunzione narcisistica, l'atteggiamento di disprezzo e l'inclinazione alla psicopatia. Una reazione alquanto pericolosa è la rabbia narcisistica. Tale comportamento così violento ed esplosivo può scaturire in una vera e propria tragedia, nonché in un omicidio, poiché Narciso perde completamente il controllo di se stesso. Per fare un confronto, ora vi leggo le perizie psichiatriche che sono state eseguite su alcuni noti serial killer e così potrete notare che vi sono diverse patologie simili a quelle del narcisista, se non addirittura le stesse. Gianfranco Stevani, serial killer ritenuto colpevole dell'omicidio di 6 donne. Componente istrionica di manipolazione e teatralità. Impostazione narcisistica. Gravi difficoltà di comunicazione. Donato Bilancia, criminale e serial killer ritenuto colpevole di 17 omicidi. Stato depressivo, impulsivo e nevrotico, tendenza all'ansia. Luigi Chiatti, serial killer ritenuto colpevole per l'uccisione di 2 bambini. Patologie psichiche, condizione paranoide e di psiconevrosi ossessiva. Tratti ossessivi e narcisistici inerenti al disturbo borderline. Antisociale, tendenza a dare la colpa agli altri per le proprie frustrazioni, basso senso di autostima, aggressività, inibizione della sessualità, bisogno di esaltazione narcisistica, presenza di una personalità disarmonica infantile, manifestazione di rabbia narcisistica, ostilità verso le figure genitoriali. Erika De Nardo, condannata per l'uccisione della mamma e il fratellino. Disturbo narcisistico e borderline di personalità. Adolf Hitler, distruttore efferato dell'umanità. Perversioni sessuali, psicopatico, schizofrenico e psicotico, elevata irritabilità.
Pietro Maso, condannato per l'omicidio dei genitori, diagnosticato narcisista. Antonio De Marco, condannato per l'omicidio di 2 ragazzi, diagnosticato narcisista. Gli psicopatici, che sono l'aspetto più pericoloso di narcisismo, attuano omicidi efferati senza provare alcun senso di colpa. Anzi, oserei dire che provano un certo piacere nell'avere pieno potere decisionale della vita altrui. Basta notare i comportamenti dei serial killer. Da non dimenticare che diversi casi di femminicidio, interpretato come omicidio e omicidio-suicidio, sono esplicitamente correlati a meccanismi di dipendenza affettiva. Nel mio caso, in seguito ad uno dei tanti silenzi punitivi messi in atto dal mio ex partner narcisista maligno, iniziai ad avere la netta sensazione che da un momento all'altro potesse accadermi qualcosa. Nei giorni a susseguirsi, tale presentimento diventava sempre più forte, sino al punto che mi rivolsi alle forze dell'ordine, avvisandole che se mi fosse capitato qualcosa avrebbero dovuto rivolgersi al mio compagno. Le forze dell'ordine mi consigliarono di dire al mio partner che mi ero recata da loro per metterli al corrente di questo mio turbamento. E così feci. Affrontai il mio ex partner e in maniera esplicita gli dissi testuali parole. Sono stata dai carabinieri e li ho avvisati che se mi dovesse succedere qualcosa di brutto dovranno rivolgersi a te. Da quel momento quella percezione di pericolo se ne andò e ancora oggi mi chiedo che cosa mi sarebbe accaduto se me ne fossi stata zitta o non avessi percepito quel senso di pericolo. Fu un periodo veramente terribile, poiché leggevo veramente negli occhi del mio compagno e nei suoi atteggiamenti qualcosa di realmente preoccupante. In poche parole sentivo che la mia vita era in pericolo. Perciò mi rivolgo a tutte quelle persone che hanno a che fare con questi individui così disturbati mentalmente e raccomando loro la massima attenzione. Non abbassate mai e poi mai la guardia. Dovete allontanarvi da questi soggetti il prima possibile. Ne va della vostra vita. Lascia una tua testimonianza, è importante per tutti noi.